Bentornati a tutti. Allora, oggi risolveremo un altro enigma, se così si può dire. Sono molti problemi che ovviamente sta dando, parliamo di sistema operativo, Windows, la versione Windows 11, la versione 24H2, continua a dare purtroppo problemi questa versione di Windows. Oggi scopriremo qual è il problema che effettivamente si sta riscontrando su molti computer, molte persone, e mi sono arrivate effettivamente anche parecchie mail dello stesso problema. Spieghiamo dove sta il problema, anche se già all'inizio ve l'ho accennato, però vediamo di che cosa si tratta. Prima di cominciare il video vi ricordo, se volete sempre, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale e soprattutto di condividere il mio canale con altre persone che ancora non sono iscritte. Sempre se vi fa piacere, trovate i miei video veramente utili. Non perdendo altro tempo, allora, qual è il problemino che tutt'oggi sta dando la versione di Windows 11 24H2? Oltre a tanti altri, abbiamo visto il famosissimo Windows Recall, cosa combina, che fa screenshot ogni 5 secondi di quello che stiamo facendo in quel momento nel computer, quindi in continuazione. E già vi ho fatto vedere come andare a disattivare Windows Recall, importantissimo, prima che addirittura installiate i driver su una macchina nuova, fate immediatamente la disattivazione di Windows Recall sulla versione di 11.24H2, perché è da togliere e disattivare immediatamente per una corretta privacy. Non credo che fa piacere a nessuno di trovarsi con un database di screenshot printer riguardante le nostre attività nel computer. Quindi in questo caso, se ancora non l'avete visto, mi raccomando, vedete il video del mio canale che c'è, come disattivare Windows Recall. Dopo, quindi questo un grandissimo difetto, oltre all'altro difetto che ha fatto fino ad oggi la versione 24H2, che è quella da togliere di mezzo molti SSD per quanto riguarda gli NVMe, quindi gli M2 per intenderci bene, quindi non i classici SSD grandi, 2 pollici e mezzo per intenderci, qua già si parla di termine tecnico, per intenderci quelli che si trovano dentro ai nostri notebook, quindi quelli piccolini, non i classici mattoncini, quelli sono gli hard disk meccanici. Quindi molti M2, quindi quelli a forma, facciamo finta di RAM, quindi quelli secchi, piatti e lunghi, vi mando nel frattempo comunque delle immagini per capire meglio di cosa sto parlando. Molti di queste marche, di questi SSD, anche se loro per esempio garantiscono che non rientrano nella non possibilità di andare a installare il sistema operativo, effettivamente non si possono installare, perché per esempio da loro sono esclusi per esempio molti Kingston, invece in molti Kingston non viene fatto l'aggiornamento, non si può installare, perché manda proprio in crash il PC. Classica schermata blu, sempre immagine qua nella sinistra del mio schermo. Quindi questo è un altro grandissimo problema che tutt'oggi non risolvere, cioè Windows 11 24H2 sta bene così, non far montare quel sistema operativo anziché invece andare a correggere questi bug, sta bene a Windows 11 non permettere agli utenti di installare questo aggiornamento, quindi rimarranno con la vecchia versione 23. Altro problema invece che si sta riscontrando, ed è quello, è l'argomento interessante di questo video, è invece la classica formattazione che si blocca al 77%. Non è un numero a caso, ma proprio voi quando andate ad aggiornare oppure a installare da pulito, da BIOS, il sistema operativo che è Windows 11 24H2, ripeto, partirà l'installazione regolare, farà il tutto, arrivata al 77%. Che succede? Vi dice la macchina che il sistema operativo, il computer, anzi si riavvierà, per poi, anziché finire l'installazione, ripartire di nuovo dal boot e ripartire di nuovo con l'installazione italiana avanti, avanti, avanti. Ecco, molte persone non si capacitano qual è il problemino. Avendoci io passato insomma una giornata, eccetera, eccetera, a capire quale fosse il problema, e effettivamente il problema sta proprio nella versione 24H2 di Windows 11. Quindi in questo caso come si risolve? Semplicemente passate da una versione precedente, un peletto precedente, quindi la versione, per intenderci, la 23. Quindi Windows 11 la versione 23H, quindi potete vedere immediatamente che anziché al 70% la porti immediatamente al 100%. Ora, alcune persone magari che hanno bisogno della versione 24H2, questo non lo so, fate voi, dico la differenza è minima, anche se è un sistema operativo veramente, veramente veloce, peccato per tutti questi bug che c'ha la versione 24H2. Dico, da pulito non lo potete installare perché vi si bloccherà al 77%. Vi ho dato la guida per andare a bypassare questo problema, incominciate con la 23. Non è detto però che una volta finita l'installazione della 23
voi potete fare dall'interno l'aggiornamento a 24, perché può essere pure che vi crasha il PC. In questo caso vi spuntano di nuovo le schermate blu. Quindi potete provare casomai ad aggiornare poi dall'interno, tutt'al più vi crash, riportate indietro il PC di giorni, di ore, non succede nulla. Però se lo fa una volta state sicuri che la 24H2 voi non la potete montare, ma fino a quando magari Windows non riesce a correggere tutti questi bug che ci sono. Quindi video interessante, se tutti vi trovate in queste condizioni e non sapete dove andare a sbattere, immediatamente andate a togliere, perché il problema è la 24H2, non installate più questa, mettetevi in pendrive o in disco la versione, se riuscite a trovarla in giro, perché effettivamente è difficile. Se voi andate su sito di Microsoft, effettivamente lui scaricherà l'ultima versione. Se voi sistemate la penna e la preparate con Rufus, vi darà l'ultima versione. Quindi effettivamente andate a vedere se trovate, ecco, e mi ricollego all'utilità di eMule, andate a prelevare il sistema operativo un peletto più indietro, perché c'è difficoltà a trovare la versione su internet, magari 23 ancora. Ecco, per utilizzare quel programmino per prelevare quella versione e poi inserire, mi raccomando, il vostro di seriale originale per procedere così alla formattazione. Vedete, questo problema del 77% verrà completamente eliminato. Spero di avervi aiutato e aver aiutato tutte queste persone che si trovano in questa fase del 77% come errore, come bug, e vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!